Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. La prima cosa che faccio quando mi sveglio è lavarmi i denti con lo spazzolino e il dentifricio. Poi vado in bagno. Lì c'è la carta igienica, lì c'è lo spazzolone per pulire il bagno, lì c'è lo sciacquone per tirare l'acqua e qua c'è il water. Ma cosa interessante per un italiano che in Italia abbiamo il bidet per lavarci dopo che abbiamo fatto i nostri bisogni, ma in Turchia hanno questa particolare manopola che quando la ruotate fa partire un getto d'acqua dentro il water ed è molto impressionante. Poi ovviamente mi lavo la faccia allo specchio. Controllo se c'è un capello fuori posto. Ce ne sono tanti. Poi dovrei iniziare a lavorare, però quando vedo che tutte le mie cose sono in disordine, rinuncio e guardo il panorama. Come tutte le mattine di un italiano, non si può partire senza caffè. Ora riempio la bottiglia di acqua e verso l'acqua nella macchina del caffè americano, perché purtroppo durante questo viaggio ho dimenticato la moka. Poi prendo un filtro, lo bagno, lo inumidisco e lo metto nella macchina. Purtroppo è rimasto molto poco caffè nel vasetto, quindi adesso apro questo caffè espresso ground coffee. Kuru kahveci Mehmet Efenoi. Spero che sia buono. Ho versato quasi 4 tazze di acqua e secondo voi quanti cucchiaini dovrei mettere? Questi sono cucchiaini molto piccoli. Ecco. E adesso chiudiamo il coperchio e facciamo partire la macchina. La mattina mi piace aspettare che il caffè sia pronto, è quasi un rituale. E mi piace anche ascoltare i rumori della macchina del caffè, della moka. Sentite. Chissà cosa sta dicendo. Adesso andiamo a vedere un po' nel giardino cosa sta succedendo. È incredibile come il sole cambi la sua posizione nelle varie stagioni. La prima volta che sono venuto qui, in questa casa, il sole non era mai in questa posizione la mattina. Adesso invece lo troviamo qui. Guardate la moschea là. Ecco, una delle cose che faccio la mattina qua in Turchia è ascoltare l'esam della moschea. Guardate qua la vite con l'uva, così, che cresce spontanea. Quello è un campo di nessuno, non ha un proprietario, ma le persone vengono a raccogliere l'uva per fare il vino. Probabilmente dopo andiamo a fare una passeggiata, magari vicino a quella collina, anche se dovrò stare attento ai cani, perché è un po' pericoloso. E voi cosa mangiate per colazione? Io mi adatto e quando sono in Italia a volte mangio lo yogurt con l'avena, mangio la torta della nonna, mangio i biscotti con il latte, anche se non sono un fan. Però
quando sono in altri paesi come la Turchia, dove si mangiano cose più salate, posso prendere le uova con la salsiccia, posso prendere il pane di mais con lo yogurt, che è quello che faccio adesso, infatti. Guardate, questo è il pane di mais fatto da alcuni nostri amici e questo è lo yogurt di cui vi parlavo, uno yogurt più denso, il tutto accompagnato da una mela. Come vedete, metto tutto su un vassoio. Devo dire che io sono un po' fissato con i vassoi, ma mi piacciono troppo. Forse perché ho fatto il cameriere per tanto tempo e ho capito quanto sono pratici e comodi da usare. E mi godo una vista molto bella mentre faccio colazione. Voi cosa fate a colazione mentre mangiate? Guardate la televisione? Leggete un giornale per conoscere le notizie sul mondo? Guardate un video su YouTube? Scrollate su Instagram? Io ho fatto tutte queste cose nel mio passato, ma recentemente vorrei abituarmi a leggere di più quando faccio colazione. Non mi piace l'idea di iniziare la giornata e guardare subito uno schermo, guardare i video di YouTube, scrollare su Instagram. Ecco, in questo caso sto leggendo un libro che parla delle narrative in economia, molto interessante. La cosa bella di avere un vassoio è che è molto facile sparecchiare la tavola e portare tutto al lavandino per lavare le cose. Veramente molto molto comodo avere un vassoio. Fatemi sapere se dopo questo video inizierete a usare anche voi il vassoio. Sono molto curioso. Finita la colazione, probabilmente sistemo un po' la tavola perché è molto disordinata e poi inizio a pensare alla mia giornata di lavoro. Oggi avrò 5 lezioni. Adesso è arrivato il momento di mettere in ordine tutto questo caos perché finite le lezioni ieri non avevo voglia di sistemare le cose, anche perché ero da solo a casa. La mia padrona di casa è andata con la figlia al corso di vela e oggi la bambina va a Istanbul a fare 5 giorni di allenamento intensivo con la sua squadra di vela. E quindi io sono rimasto a casa da solo, ho guardato un film e ho passato una serata con me stesso, diciamo. Che bello, ragazzi, scoprire di aver iniziato a filmare, ma di aver lasciato il microfono sulla tavola. Io non so cosa abbiate sentito, ma spero che abbiate sentito almeno qualcosa. Altrimenti quello che ho filmato non potrà essere usato. Ah, questo è il MacBook della mia padrona di casa. Questa è una tovaglia. Io non sono un fan del mettere in ordine, del fare le pulizie, però devo ammettere che sistemare le proprie cose è un'attività rilassante, molto molto benefica, diciamo. E quindi non mi dispiace farlo ogni tanto, anche se non lo faccio in maniera ossessiva, costantemente. A voi piace fare le pulizie, mettere in ordine le vostre cose? Ho avuto l'idea geniale di usare una scatola di plastica per mettere tutte le mie cose della tecnologia, così è molto facile prenderle quando mi servono. E adesso controllo un po' il telefono con le notifiche, i vari messaggi e inizierà la mia giornata di lavoro. Vi saluto con questa vista molto molto bella. Non dimenticate che nella descrizione c'è un link al mio sito con le trascrizioni. A presto!